Hello. Hello. Non ero sicuro se seguire l'evento stasera in live, ma eccoci qua. Si inizia tra pochissimo perché inizia alle 20, quindi per questo siamo venuti in live 10 minuti prima del dovuto. Cosa aspetti da questo evento? Spero almeno in una cosa che mi interessa. Non ho grandi aspettative perché gli anni scorsi il PC Gaming Show non era mai il massimo, era sempre abbastanza noioso. Quindi non ero sicuro se seguirlo tutto in live oppure casomai recuperarmelo dopo. Oggi pomeriggio c'è pure stato l'evento della Guerrilla Games, se non sbaglio. Credo si chiamasse una cosa del genere, non mi ricordo onestamente. E anche dopo il PC Gaming Show c'è tipo il Future Gaming Show, che è un'altra cosa. Un sacco di roba, però contemporaneamente è troppa roba. Non posso seguire tutto. Devo decidere quali battaglie combattere e quali no, quindi guardiamo il PC Gaming Show? Yes. Stasera sì. Persona 4 Golden al 99% su PC, sì, di sicuro. C'è nei rumor l'altro giorno, ho detto wow, c'è Atlus che presenterà qualcosa per PC. È molto probabile. Cosa pensi uscire di Persona 4 su PC? Lo giocherai? Se lo metto in italiano posso pensarci. Fail by the way? O file. Grazie al momento con Prime per 2 mesi. Persona 4 Golden. Persona 4 Golden adesso bisogna vedere cosa dicono. Ti rendi conto che tra 4 giorni esce il 10 di Pokémon? No, ho perso completamente la cognizione del tempo in ogni modo in tutto, quindi non so cosa succede nella mia vita. Quanto ore dura Persona 5 total? Io credo di essere a poco dopo la metà del gioco. Sono a 70 ore. Quindi circa 120, 140. È un giochino. Giochino un pomeriggio. Claudio Ambrosini, grazie al momento con Prime per 6 mesi. Hai la piuma di argento. Ciao io. Ciao io anche a te. Hanno appena aggiunto la pagina di Persona 4 Golden su Steam. Ups. Vabbè, non era un grande segreto, quindi se lo metto in italiano sono contento. Se no, se in inglese posso aspettare una patch completa in italiano per caso mai recuperarmelo in futuro in live. Però anche lì persone in live mi sembra tosta. Bella nuova capigliatura, grazie. Non riesco a mettere in altro modo. Va bene questa? Va bene questa? Come così no? Che problema c'è? Che problema c'è? È blur. Ci mostri il telefono? Mancano un minuto, quindi sì. Ho preso un nuovo telefono. È troppo grande. Al lato dello schermo che fa così. Ha un mini notch qua in cima. Sono tutte cose che non mi piacciono queste qua. Però è un buon telefono. Non hai visto il nuovo trailer di Paper Mario? Sì, l'ho visto. L'ho visto. Alcune persone speravano in di più. Sembra comunque un buon gioco e sembra interessante, però bisognerà vedere com'è tutto. È Galaxy qualcosa? È il Huawei P30 Pro. Cosa sto qua? Come va, Kerila? Dice che italiano non è delle lingue disponibili, mi dispiace. Non mi aspettavo che ci fosse, però spero. Manca 30 secondi. Sta diluviando fuori casa mia. Spero che la connessione non crolli a causa di quello. Così ho già chiuso. Se no entra acqua. Siamo pronti? C'è il 1080? Sì. Manca 10 secondi. Ci siamo. Trouble. Ah, lo sto facendo io. Vabbè. Passiamo per un saluto visto che non riesco mai a passare qui dal mio amico. Grazie mille. Show starts in 000. Il fatto è che sono preoccupato che la conferenza Sony era bella proprio perché non c'erano chiacchiere inutili, non c'era nulla del genere. I PC Gaming Show spesso sono anche così. Non so se hanno imparato la loro lezione, non so quanto durerà. Spero non duri tipo 2 ore e mezza,
con niente. Sono queste le mie preoccupazioni a riguardo. Dovrebbero però parlare di una cinquantina di giochi, quindi c'è roba. Si vedrà. As you guys can see, I'm missing my left eye. Si cognò. There is a community that I am a part of. Sapete che per questa musica che spesso è anche sotto copyright, quando l'ho ricaricata su YouTube, ho detto a YouTube leva le parti di quella musica sotto copyright in modo che possa caricarlo, e per elaborare la live e per farmela pubblicare ci ha messo un giorno e mezzo. You're in a whole different world. Who cares what size you are, what gender you are? I'm finding it done gluing all the details on the sword. Frazza! Grazie al moneta con Prime. Frazza 21. It's like one of the most badass things you could drive. Un giorno e mezzo da pazzi, sì. Non che sia meglio per me editarlo a mano, però. Cos'è PC Gaming Show? È un evento dove mostrano spesso giochi che principalmente escono per PC. Non so chi lo presenta e chi lo fa ogni anno, non è in realtà. C'è sempre, ma non so chi lo organizza. Persona 4 non vuoi giocare in inglese per pigrizia o a un livello non sufficientemente alto? Non lo giocherei in italiano, proprio perché se gioco un gioco del genere lo gioco in live o in video. E un gioco del genere non tradotto in italiano vorrebbe dire che devo tradurre tutto io, ed è una fatica mostruosa, perché per quanto lo capisco senza nessun problema, non sono un traduttore. Quindi non farei neanche un buon lavoro. Cos'è questo? È Stray! C'è il robot che cammina. Grazie al PC Gaming Show. Ha senso, sì. Ho giocato un paio di giochi anche in inglese, però è sempre una fatica incredibile. Soprattutto per un gioco con così tanto dialogo. Loro sono canale YouTube, se non sbaglio. Secondo te ci sarà Hollow Knight? Io direi di no. C'era la lista delle case che partecipavano. Se c'è Cherry, Team Cherry forse, però non credo. This is the PC Gaming Show. For the next 2 hours, we'll show you new footage and announcements for more than 40 games, including 2 ore. the next game from Dean Hall, the creator of Speriamo DayZ, the world-exclusive debut of gameplay footage for Evil Genius 2, ruthless combat in Mortal Shell, Everspace. Questo è stato annunciato tipo ieri. Epic battles in A Total War Saga, Troy, Torchlight 3. Sarà lunga. In the next chapter Facciamo of così. Dangerous. Se ci sono momenti proprio di nulla, super noiosi, possiamo controllare cosa hanno annunciato oggi pomeriggio e recuperarcelo mentre c'è questa conferenza qua. Why, hello there, PC Gaming Show. This is Greg Miller, just borrowing your broadcast for a moment to say that later on, I'll be dropping in again to reveal one of my favorite franchises that's coming to PC for the first time ever. If you can name this tune, maybe you'll recognize what it is. See you later in the show. Non lo conosco. Con solo la musica. And now your PC Gaming Show hosts, CGI, no? K9 and Frankie Ward. Credo fosse proprio persona. Welcome to the 2020 PC Gaming Show. I am one of your hosts today, Sean Day9 Plot, and I'm delighted to have you wherever you may be tuning in, Twitch or YouTube or Twitter. Welcome to our 6th annual event where we have over 2 hours of content, 50 plus games we're going to be looking at in the form of reveals, trailers, interviews that we've recorded in the last several weeks. Before we get into that though, I want to take a moment to address the ongoing situation in America. While we're glad to be showing you some games today,
There are many, many more people fighting for something far, Già si far stima more 20 euro. important. The struggle against police violence and the systemic oppression of black Americans. I and everyone who works on the PC gaming show each year, we know that black lives matter, and this is not a fight that we are willing to stand on the sidelines for. So what can we all do? There's a great many organizations that deserve support right now, and one of them is the NAACP Legal Defense and Education Fund at NAACP. Sì, è buono che lo dicono almeno. Non sono tipo great games in the process. Hundreds of developers have joined together at itch.io to create the bundle for racial justice and equality. It's a pay whatever you want for the bundle, and 100% of the proceeds go to the NAACP fund and the Community Bail Fund. There's a lot more resources and information we'd like to share, so PC Gamer has created an ongoing list of ways that you can get involved in supporting protesters. That's at pcgamer.com/Black Lives Matter. Okay, we're going to begin the reveals in a moment, but this wouldn't be a PC gaming show without my dear friend and co-host Frankie Ward joining us from the other side of the internet. Almeno non sono tipo, spero, come tipo Bethesda, che per il Pride Month hanno cambiato la loro icona tipo su tutti i social per avere la bandiera appunto per sostenere la causa, eccetto tipo nel Middle East. Non mi viene il nome italiano. Il che significa che praticamente lo fanno soltanto per interessi economici e per PR, che è Medio Oriente, che è molto schifoso. Fanno una figura di merda. Either way, it's time for the PC gaming show. And as I said earlier, 50 plus games. We've been talking to the developers, interviewing them for weeks 50 now. giochi, se non me li mostri. Though it looks kind of empty here. Sono qua da I'm 5 not minuti. alone. My beautiful assistant and good buddy DevBot. You may have seen him making his way over here. He is awaiting us. Devono pure riempire 2 ore. Lo so, però. All right, DevBot, what do we have for this year's PC gaming show? I've downloaded 50 game trailers and 10 interviews, Sean, along with a full report of the most secret gaming layer friendly dogs, per your request. Australian Shepherds rank 4th among all dog breeds. Oh, well, excellent. Well, what should we play first then? Scanning. 10 interviste, Screens indicate that the audience would like to see Uff. Well, that sounds great. Then let's kick it off with Valheim, a Viking survival game where you'll fight monsters, craft weapons, build and sail ships on an open ocean, all while exploring a procedurally generated landscape. Show me the game, DevBot. Downloading Valheim. Non iniziamo con World Exclusive, dai. Non facciamo come Game Awards. Vi prego. Dove ogni cosa è World Exclusive, perché questo specifico trailer non l'abbiamo visto da nessun'altra parte. Elliot, grazie per aver regalato 5 abbonamenti. È nuovo sto gioco. Zizimat, Gergo, Damirial, Christian Ruccio e Chris010. Grazie mille. E anche Mattia Coddi, grazie all'abbonamento per 2 mesi. Devo ancora farvi la prima da 2 mesi, lo so. Ma cos'è? Una riedizione di un gioco vecchio, tipo remastered HD? O l'obiettivo è appunto fare quell'estetica low poly? Perché le animazioni non mi sembrano moderne. Magari perché potrebbe essere una scelta di stile. Però le animazioni non credo lo siano. Ah, forse no, forse no. Siamo gioco per mobile. A me l'idea di fare un gioco low poly adesso
nel 2020 per me non è una brutta idea. Solo che va presentato bene. Questo ha alcune cose che sono fatte bene, ma anche altre che Valheim. Poveretti che hanno scelto Valheim come titolo. I've been following it the whole time, and if a game that features farming, creature collection, dance battles, and bears wearing pants sounds like your cup of tea, then it's time to put the kettle on and enjoy some ooblets. Il gioco poi ci sta, ma qui siamo fuori luogo. Sì, esatto. Cioè, quello poteva starci bene una grafica realistica perché sembrava puntare a quello. Animal Crossing per PC. Che invece lo poli va benissimo. Sì, va più che bene. Se uno stile cartuoso va bene. Mi ricordo Animal Crossing. Non è sempre brutto. Sono tutti gli animaletti da giro che sono patati. Ooblets. Sean, I've selected the next game for the PC Gaming Show. Well, great. What do you got, DevBot? The game is Torchlight 3, a cherished action RPG franchise that features a number of original playable classes. Il fatto che ci sia la spia di Team Fortress sullo sfondo significa qualcosa? Play as a steam-powered robot, would you? My game selections are entirely objective and determined by an algorithm that shows the audience only what it wants to see. Show me the algorithm, DevBot. The algorithm is proprietary. Okay, well, let's play the Torchlight 3 Sì, trailer. ragazzi, legato un abbonamento a Kerala. Talk to one of the Torchlight 3 devs. Sei quasi a 30 abbonamenti regalati sul canale, minchia. Porca vacca. Era il jingle del centro commerciale di Persona 4. È tipo il segreto peggio nascosto di sempre. Non è per me. A me non so perché questo stile qua di gioco, cioè proprio questo art style qua, che mi ricorda anche un pochino quello di in parte quello di Blizzard, non mi è piaciuto, non so perché. Mi dà questa sensazione qua. Almeno i disegni. Però non è per me, non è per me. LOL 2, no, ok. Non so se è un MOBA. Torchlight 3. È il terzo in una serie, ma non lo conosco. Cioè, l'ho già sentita di nome, ma non so cosa sia. Please connect me with one of those developers. You got it, Sean. Joining me today to talk about Torchlight 3 is Max Schaefer. Max, thanks so much for joining us. Hey, thanks for having me. I'm happy to be C'è here. un'intervista con il tipo di Torchlight 3, lo vogliamo vedere? The alchemist from the original Torchlight becoming corrupted and evil. How does Torchlight 3's story tie into the first two? Well, we're in the same world, obviously. We're about a century later now, though, and the Empire. Elliot, grazie. Wow. Yes, the Empire. Grazie di altri 4 abbonamenti. A Cisco, Netum, Dalek, Scrack e Gianco Enoshima. Allora, attimi un secondo, perché non mi interessa molto come cosa. Voglio vedere se posso fare una cosa. Voglio vedere se riesco a fare una cosa. That you can build things in, you can do things that benefit your whole account, and you can put things in there that are useful to other players. And other players will see your fort randomly out in the world. Se ci riesco almeno riesco a levare un pochino di noia. Because if you're an action RPG player, you may recognize something like a knight or a mage, but in Torchlight 3 Facciamo così. we got the steam-powered robot. Facciamo così, facciamo così, facciamo così. Eccovi l'evento della Guerrilla Collective.
Quindi ci guardiamo altri trailer mentre fanno queste interviste qua che non ci interessano. Così mi recupero anche uno lì contemporaneamente. Ci può stare, almeno non ci mettiamo a guardare l'intervista di un gioco che non mi interessa, che durerà 10 minuti. Questa è la Guerrilla Collective. 10.000 di Q. Questo è l'evento di Guerrilla Collective. Non so cosa hanno mostrato perché non ho avuto tempo di controllare. Questo che è? Cos'è questo trailer? Morlian, grazie all'abbonamento con Prime. Morlian? Morlian, grazie all'abbonamento con Prime. Perché musica da ascensore, infatti? System Shock. Meh. Non mi dice niente. Questo non mi dice niente. Non ho ancora visto niente, ma non mi dice niente. Grafica più carina di quanto mi aspettassi. Non mi dice niente, no? Troppi giochi di carte. Troppi giochi di carte. Attenzione. Si ritorna di qua. È finita l'intervista. The PC Gaming Show. Coming up later, an exclusive look at the next game from DayZ creator Dean Hall. Parkour. Goes Block Party. The first reveal of Sound Mind. Ma che significa? Back to you, Sean. Back to you, Sean. Well, hey everyone, I hope you're having a great time. I know I am, and I know you want to Come tell me stanno how much fun gestendo? you're having, but don't shout. The walls are very thick in here. I can see you though if you use the PC Gaming Show hashtag on Twitter or Facebook, or Guarda come funziona bene. forums, or a Ouija board, or a Messenger Falcon, whatever is your desired form of communication. I'm sure you've been seeing many of those comments show up live in the show today. And we want your hottest 280 character take that our merry moderators might just select to be on the show. For our next segment, it's time to head on over to Frankie Ward. Elite Dangerous, the space simulation MMO from Frontier, has continued to evolve over the past 5 years. Set in a one-to-one recreation of our actual Milky Way galaxy, players forge their own path, build and break alliances, trade, fight, and earn the rank of Elite. Join us as we journey into the next era. Sì, si va a prendere messaggi. Let's take a giant leap once more. Pre-alpha in-engine footage. Può essere tutto, quindi. Può essere nulla e tutto contemporaneamente. In che skin potrebbe essere fatto mai? Sono un problema in questo periodo qua, ci sta. Take your first steps. Dove? Su cosa? Hanno fatto vedere Elden Ring queste tre? No, per il momento non ancora. Me l'aspetto di sapere qualcosa, spero, alla prossima conferenza Xbox. Quella dove parleranno di giochi AAA importanti e roba simile. Spero almeno. Che dovrebbero fare una conferenza del genere. Odyssey. C'era quello in chat che all'inizio della live chiedeva: ma hanno annunciato Odyssey 2? Eccovelo. Eccovi qua. Elite Dangerous. Ok, questo trailer qua non mi ha detto un cazzo. Non ha detto nulla. Joining me to talk about the next chapter of Elite Dangerous is Piers Jackson from Frontier Developments. Thanks so much for joining us. No, grazie. Oh, you're welcome. It's good. Si torna all'altro. Mi fa ridere gestirla così. L'avevo predittato Odyssey, bravissimo.
Elliot, grazie agli altri 4 abbonamenti regalati. A Edo lo Sventracomodini. Sure. Giovanni, Freddomi ed Espigno. Grazie Elliot. È Mario? No. È un gioco che si chiama Odyssey. Ma questo non mi interessa. Uragan. Gioco di parole non mi fa impazzire. Nah. Più avanti. Che è questo? Questo è strano. Non so come funziona, non ho idea. Telefono? Qua. Il P30 Pro. Che cacchio significa sto gioco? Cos'è? Sembra interessante almeno. Mi ricorda tipo una versione strana applicata in modo diverso di quei tipi di giochi vecchi dove c'avevi la sfera che facevi girare. È un'applicazione strana di quello. Exo One. Da quanto hai quel telefono? Da quando è stata la conferenza Sony? Il giorno dopo. World Premiere. Oh, World Premiere! Da ieri quindi? Ieri. Quindi ieri. Non c'ho più cognizione del tempo. Stiamo guardando PC o Guerriglia? Stiamo guardando PC. Cioè stiamo guardando Guerriglia quando PC fa le interviste che non mi interessano. In poche parole. In modo da non romperci le palle. Quando sono pure gli sketch e robe simili tipo adesso che sto vedendo. No grazie. Questo non mi ispira un cacchio come gioco. Non mi dice nulla. Però c'è questo adesso. È arrivato lui. I'll give the PC gaming show back to its usual host in a moment, but I couldn't let anyone else announce this next trailer, which is a game near and dear to my heart. Let's take a look. Persona. Ehi, il più grande segreto di sempre. Il più grande segreto di sempre, incredibile. Chi è Best Girl qua? Su, votate. Io non conosco i nomi. Oddio. Ma è proprio PS2? Il doppio Makoto. Persona 4 Golden is available PS Vita. now on Steam. If you haven't played this, now you have no excuse. Persona 4 Golden is a masterpiece, ladies and gentlemen. The story, the action, the characters, this is something you have to go get right now. It's been awesome to see Atlas Games make their way onto the PC. Il miglior gioco per ora è sapeva da una settimana. Anyway, I better hand the show back over to Sean before he gets mad at me. See you later, PC gamers. Well, that was weird. I thought this live stream was supposed to be secure. I'm analyzing the security breach now, Sean. Questo non mi frega nulla. Not sure what could have happened. Non so sti sketch. Per una conferenza preregistrata poi. Well, we get this sorted out. Let's head on over to Frankie. Mi hanno dovuti approvare e pensare proprio. Ho detto va bene così. This trailer reveals an all-new psychological horror game coming to PC, PlayStation 5 and Xbox Series Psychological X horror, next vediamo. year. InSound Mind will challenge your expectations as it ushers you through the deepest corners of your psyche. It sounds like every night before I go to sleep, honestly.
The game also features a chilling original soundtrack by The Living Tombstone. Courtesy of indie outfit We Create Stuff and publisher Modus Games, let's take a look at In Sound Mind. Perché devo fare queste scenette cringe? Non lo so. Cioè, in alcuni casi va bene, ma non costantemente. Non so chi sia The Living Tombstone. Sono a rischio di copyright? Molto probabile. They say fear is just a state of mind. A locked door that traps you inside it. But once you find the key to your terror, fear will no longer exist. What a bunch of bullshit. Sembra un generico gioco horror. Ci sarà un motivo comunque perché questi giochi non vengono presentati durante la conferenza PS5 mentre Little Devil Inside sì. In Sound Mind. Okay. Hey everyone, I'm Ido, producer at We Create Stuff. Hey, I'm Gen, creative director. Hey, Tombstone here. We're the developers who brought you Nightmare House 2, and now we're back. We've partnered with Modus Games and The Living Tombstone, and we're working on a new indie horror game, In Sound Mind. Demo is now out on Steam. Let us know what you think. Thanks. Thank you. Okay. So hey DevBot, how did you get here today anyway? Sono 4 gratis, no, 20 euro. Well, Sean, my sleep state was interrupted when I realized I was late to this year's PC gaming show. So naturally, Wow. I panicked. I had to improvise about how to reach our undisclosed broadcasting location before you began the show. 20 euro ci sta. Se dura anche solo la metà di Persona 5. I am not an altering vehicle, it was discovered. Cioè, sarebbe già da 60 euro tecnicamente un gioco del genere, vero? Soprattutto se è anche la stessa qualità, lo stesso lavoro. Mi piace che si addormenta lui perché dice ah quanto è noioso. Perché l'avete messo allora? At that point, I was already right outside our secret location. Cool. Hey, let's take a look at our next trailer. Airborne Kingdom loading. Why? The Wandering Band. Risico. Non lo so. Ho visto la zona sotto e mi sembrava tipo un gioco da tavolo. È un gioco ottimo, però non a livello di Persona 5 o Persona 3. Però le sue 70-80 ore se le fa tranquillamente, minchia. Sono sempre giochi leggeri comunque. Non so se mai... È qualcosa di diverso, non lo so. Non so che sia ancora perché vedo tanto delle macchine volare, però. Airborne Kingdom? Non sono sicuro perché non riesco a leggere per bene. Non mi dice molto questo trailer delle macchine che volano, ma va bene. I enjoy real-time strategy games, and that's why I'm excited for our next trailer. It's Dwarfheim, a ok, non dicono niente al riguardo. Ok. Can split up the work of building, mining, and fighting. Più interessante per ora, però va bene. Defenses, machinery and traps, train armies to fend off deadly trolls and rival clans. The Dwarfheim demo is live right now on Steam. Let's see what the game is all about. Ever since the fall, non mi dice niente. Dwarven clans live scattered across Agartha. They toil every day in the dark and dirt. They try to protect what little they have from rival clans. Athos era solo persona? Ok, sì, di sicuro. Creatures that roam these lands. Non mi piace proprio la grafica. Your clan needs you now, chieftains, to lead your people. Choose your classes, guide your builders and miners to expand your kingdom. Or take up arms with your warriors to protect our town halls and conquer your enemies. Bring us to victory! Bring us
to Dwarfheim. È uno strategico. È uno strategico. Non mi dice niente però come strategico, questo è il problema. Thanks, Sean. And now let's take a look at the lineup of games and game updates coming from indie publisher New Blood Interactive. Dica. Potrà Little Demon Inside su YouTube? Little Devil Inside. Non lo so, devo vedere. New Blood. Nuovo sangue. Ah, è Doom. Ok. Quello era palesemente Doom. Ho visto male o era Doom? Sono diversi giochi, ovviamente. Almeno credo. Forse no. E perché hanno tutti questi effetti diversi? Ah, con l'RTX, questo sì che fa la differenza. Sono giochi diversi oppure no? No, sono giochi diversi. Ah, ok, infatti. Dicevo, non aveva senso. Ok, sono giochi diversi. Tutti che mi ricordano in Part Doom, però sono giochi diversi. Guns. We like guns. A retro shooter with style. Mamma mia, guarda che style. Ma vedi lì che style. Non mi diciamo. Secondo me, appunto, l'idea di fare un gioco low poly è una buona idea. Secondo me stanno abusando adesso. Cioè, solo con i giochi in questa conferenza qua ne stanno già abusando. Troppi. That's quite a lineup from New Blood, and with us now is the New Blood CEO, Dave Oshry, to talk about it. Dave, what the hell was that all about? Yeah, so we got a lot going on, right? I mean, some guys come Wow, out here and they incredibile, show us pazzesco, è cinematic trailer, incredibile come we talk cosa. about Aspetta un the secondo year. che si We fa got 6 games, così. and you could play all of them. We couldn't afford to do a cinematic trailer if we wanted to, right? Non si... Ok, non si lava l'audio. Questo non mi dice niente. Più veloce. No, non mi dice niente. Ricordate i trailer della guerriglia? Eccoli qua. Questo è il font di Red Dead Redemption. Biffa grazie all'abbonamento con Prime per 3 mesi. È la prima di bronzo. Al font di Red Dead Redemption. Vabbè, basta. Abbiamo capito. Almighty Kill Your Gods. Ok. Per Xbox. We started the Kind of Funny Game Showcase in 2018 as a way to use our platform to make sure Hanno fatto indie pure Player games weren't Inside. lost in the wake of big budget titles. That's why teaming up with the Mix for the Guerrilla Collective, new titles just like these. Più veloce. Vuoi vedere i trailer? Non mi interessa i discorsi. Non dice niente di interessante. Is a modern day tale of courage and adventure. Questo è uno stile carino. A game about monsters that shouldn't exist. Join Tuve, a young girl touched by magic. Ha uno stile carino, ma And absolutely vital, but how about something grander? Like discovering America, mastering flight, or stiamo guardando due conferenze contemporaneamente. Humankind is an upcoming historical strategy game where you'll be combining up to 60 different cultures to create a civilization that's as unique as you are. È British o sì, non lo so. E direi British. Community to participate in the development of humankind to help make it the best game that it can be. Let's see how they're inviting PC gamers to help build this worldly game. Dica. Ci faccio vedere questo gioco strategico a tempo reale.
Ho paura che sia come tutti gli altri, però speriamo di no. Anche se sono più di un gioco. Humankind. Introducing. Ok. Community driven game development. Ah, ok, non c'era nulla con il gioco. Ma questo l'aspetto. Ok, è un classico strategico. Quanto strategici? So che PC Gaming Show ce ne sono di più, però fino a un certo punto. Well, you heard the trailer. You need to go to opendev.gamestogether.com so you can be one of the very first humans to get your hands on Humankind, Amplitude Studios' upcoming historical strategy game. And now for something a little different, why don't you join me in my chambers? Come on. Come on. Of all the subcultures and communities that make up PC gaming, modders have arguably had the biggest impact. My next guest is Dean Hall, a designer who started out as a modder and eventually helped lay the foundation for two of the most popular. Altra intervista? Quante interviste? Cioè, sono 10. Battle Royale. Let's take a look at the next game from Rocketworks revealed here on the PC Gaming Show. It's Icarus. Ah, ok, fanno vedere anche il trailer del gioco. Ci sono 10 interviste e 50 giochi. Abbiamo già visto tipo 3 interviste per il momento. Rocketworks. Grande nome. Ancora niente Persona. Hanno già mostrato Persona 4 Golden. Hanno già mostrato. È già su Steam tecnicamente. Non so se è già uscito. Non lo so. Però mi è stato detto che dovrebbe essere a 20 euro. Però sono in inglese. Il classico survival per computer. Mi mancava. Perché questo è nuovo. Che brutta animazione. No, non vedi che sono fatte benissimo. Cioè, ormai Horizon Forbidden West ha un competitor. Non vedi? Icarus. È già uscito? Ah, ok. Sopravvivi Icarus. Joining me to talk about Icarus is Dean Hall. Dean, thanks so much for joining us. Awesome, it's great to be here. Explore. Questa è proprio carina invece. Questa è diversa almeno. È super semplice, super cartunoso, però. Questo non è brutto. Ovviamente super semplice, niente di incredibile, però. Draw maps, collect curiosities, and chart your adventure. Il migliore fino ad ora, sì, praticamente. Tragic loss and the path to redemption. E oi. C'è il corvo gigante. Era un gufo, però. Explore her memories and learn the truth. Rocky. Sembra interessante. About monsters that shouldn't exist, but do. Rocky. Luglio 23. Periodo non buonissimo, però vabbè. Questo l'avevo già visto? Forse no, però questa è una cosa simile. Oh! Non me l'aspettavo.
a film noir thriller. Hi, we're Feral Cat Den, a little design studio composed of myself, creative lead, Jeremy, technical lead. Hi, I'm Jeremy, the technical lead. So move your character around kind of thing, but in a lot of ways it's not. Sì, l'avevamo già mostrato in passato, se non sbaglio. Puzzles where you have to like combine stuff together. It's a lot more. Sì, l'avevamo già mostrato in passato. Non so, esteticamente a me sembra interessante e diverso. Potrebbe essere strano, potrebbe essere un puzzle detective particolare, però. Our emphasis is more on tactile, ambientato in un modo strano. Exploratory interactions. So you might. Ok, presentazione piccolina. Genesis Noir si chiama. Product not yet rated. Oh, non avevo mai sentito product not yet rated. The realms of madness. Does anyone have what it takes to survive the nightmares of this realm and open the doors of insanity? Join our hero riding his mighty steed on a quest of redemption. Monstrosities and damnation stand in their way, armed with sword, shield, and mystical cards. Ah, un altro gioco di carte. Che nome originale, sì. Whoa. I mean, we just started. Let's try that again. È difficile. We're chilling on a boat on the river Styx makes you look like a total badass. Because you know you won't be thrown overboard to hell. Because you are really, really awesome. Limbo cannot hold you. You deserve paradise. Use your sexy charms. Befriend a scary witch. Master spells with your magnificent mind. Summon awesome allies for your enchanted entourage. Mi sembra almeno animato in modo interessante. È difficile capirlo da un trailer del genere, però. Using a new powerful deck of defense cards, you will block, parry, and riposte your way to victory. Oh, not again. Were heroes always this fragile? Strap yourself in. Ho capito lo sketch del trailer, va bene. No! I'm honest, this is not going the way we wanted it to. Marty Barry Muff. Questo è giusto? Grazie al momento con Prime per 3 mesi, è la prima di bronzo. Erano 3 giorni che hai dimenticato di rinnovare la sub. Alright, good card choices, excellent equipment. Okay, solid tactics. We got this. È animato bene, c'ha delle ambientazioni carine e sembra curato. Non mi piace l'art style, però è un altro discorso. Where no sword is too big, armor too thick, ally too obnoxious. In this totally awesome game that you should definitely buy. Sì, è bene. This is the story of a little juggler's girl. Trapped in her life, she wanted to see the world. Alone. And, oops, not quite alone. Careful, Abby. Careful where you flee. The world has worse on offer than the skin of your knee. Ah. Gioco alla Limbo / Inside. Sì. Dà un po' quella sensazione lì. Tutto mosso come se fosse una marionetta. Ah. As much as I wish that it weren't so, the way things are the way Sta può avere dei puzzle interessanti. I'm all you've got in this forsaken land. So hold back and trust in your narrator's hand. Non mi dà però molto la sensazione di una cosa controllata con dei fili. Mi sembra una cosa attaccata soltanto a dei fili. Non una marionetta mossa. Non so se si capisce. GTA 5. No, oh, è Pacchi Simulator. Death Stranding 2. È Death Stranding 2. Attenzione. Faccio soltanto sapere che sta parlando lei e c'ha una cavia in mano. Would you build a pool filled with laser sharks, or would you just give all the home appliances RGB lighting? Here's the world exclusive first gameplay footage of Evil Genius 2 World Domination. Evil Genius 2? Mi sa che l'ho già sentito. So che devo tornare a guardare il PC Gaming Show quando compare lei, quindi mi torna comodo come cosa.
È tipo un gestionale di super cattivo. Sure. Ecco cavo a cavo, l'unica salvezza di sta conferenza. Basta RTS. Vabbè, se non vengono mostrati qua non vengono mostrati da nessuna parte, Cioè, è il posto tecnicamente per gli RTS. Forse un po' troppi. Ci sono solo survival gestionali e giochi di carte in questa conferenza? Per il momento sì, eccetto Persona 4 Golden, che è un gioco di 8 anni fa? 9 anni fa? Non so. Devi fare tipo una base fatta apposta per bloccare le spie, devi proteggerla, devi rendere contenti gli altri cattivi, roba simile. Non è una brutta idea, però è tosta di digerire dopo tutto il resto. Sì, non mi dispiace neanche a me. Sembra già più interessante rispetto agli altri. Però dopo 14 strategici a tempo reale è tosta. Del 2012 Persona 4 Golden, quindi 8 anni fa. E Persona 4? Counterplay Games is going to give us a guided tour of the battle for Aperion, and keen observers will notice that this is running in Unreal Engine 5. That's why those shiny sets of armor look oh so gorgeous. You can go on over to the Epic Games Store and wishlist it now, or get more information on Godfall before it releases this holiday season. È Godfall? Let's take a look. Godfall non mi ispira niente. Cioè, non penso sia un brutto gioco, però non penso proprio sia per me. Ancora mi faccio la domanda del perché durante la presentazione di Sony ci abbiano messo il rap. My name is Keith Lee, and I am the game director for Godfall. On behalf of Counterplay Games, we are very excited to share gameplay with you today, and to offer you a glimpse Sono a 4 del 2008, ok. world of Godfall. Please enjoy. È Golden 2012, ok. Quindi 12 anni. Is still in development, so some things will change and improve in the final product, including visuals and performance. Godfall is set in a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic, and forbidden realms. The world is split up into the elemental realms of earth, water, air, and fire. You play a Valorian knight, a godlike warrior able to equip valor plates, legendary armor sets that transform you into unstoppable masters of melee combat. As you adventure through the realms, you'll get to tear through enemies to challenge a mad god who awaits you at the top. Throughout your journey, you'll find ancient valor plates, Un Monster Hunter-like, non credo. each with their own characteristics. Non mi dà questa and long sensazione. history. Now let's talk about gameplay in Godfall. First, our team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think is a whole new genre, the looter slasher. È un looter, non mi interessa. And Avevo proprio la sensazione che fosse un looter. in other words, lo è. not only do we want you to find exquisite weapons with Ho l'idea Avatar che sta the Fire we Nation. also want you to have that feeling of accomplishment for mastering the wide set of combat mechanics available to you in Godfall. What you're Non è un looking at looter now shooter, è un looter slasher, come l'hanno chiamato a loro. tougher challenge which we'll have to leave for another day. Please check out the Godfall channels on Twitter. Non mi piace l'art style, non so perché. Thank you so much for taking a look at Godfall. È troppo tamarro. And we'll be showing you more soon. È fin troppo tamarro. Now, next up, when PC gamers think of iconic first-person shooters, they think of games like Doom, Quake, and Duke Nukem. Our next trailer shows a project that celebrates the proud heritage of sci-fi FPSs while taking advantage of some very modern visual effects, like glorious enemy dismemberment. From Bounding Box Software and Humble Publishing, this
is Proteus. È uno shooter oh, oddio, un altro Doom-like. Un altro clone di Doom. Oh no. Oh no. Pixata carina. È un mix di 3D, animazioni in pixel art strane, che mi dà una sensazione strana. Mi dà una sensazione stranissima. Perché alcune cose non mi sembrano in pixel art, altre invece sì. Non lo so. Fire Tactics. Oh no, carte. Oh no. Oh no. Oh no, carte. Secondo me mostrano Reach of Memories per PC in questa conferenza. Avrebbe senso. Potrebbe starci. Anche qua la pixelata non è brutta. Chain of Memories 2. Out to Return si riferisce a un ritorno a Chain of Memories. Fate Tactics is set to scratch that isometric combat itch that I know a lot of us have been feeling ever since we played Final Fantasy Tactics back in the 90s. Alright, but we're not done with humble games yet. Their lineup, as it turns out, isn't all that humble. We're going to take a look at 2 more games from them. Project Wingman, a jet fighter game featuring RPG elements and VR support. And rounding things out is Carto from Sunhead Games, a gorgeous top-down puzzler. Let's take a look. Vediamo. Oh. Humble Games sono quelli di Humble Bundle? Non te lo saprei dire, non lo so. È strano. Utilizzi la mappa per creare una specie di puzzle e modificare il mondo. Questo è un jet fighter. Quindi se non vi interessa questa cosa super specifica, non credo che sia per voi. Ci sono quelli di Humble Bundle. È il publisher con quale funzionano i giochi. Anche Temtem è stato pubblicato da loro. Ah, ok. Project Wingman. Hey DevBot, have you ever wondered what Gordon Freeman's voicemail message sounds like? Sean, that is an intriguing inquiry. However, something is wrong. I'm receiving an external transmission. Why does this keep happening, DevBot? What's with the security? Have you upgraded to Service Pack 2 yet? The transmission is coming from a powerful space satellite. Greetings, PC Gaming Show. It is I, your supreme leader, Kane. I am commandeering this broadcast to deliver an important mission briefing. You must capture the GDI base marked at these coordinates. This is a strategically significant I'm just kidding. Just kidding. It's me, Joe Coogan. And I can take over this broadcast because I do what I want. Look, you know Command & Conquer has been a major part of your life. It's certainly been a big part of mine. The Command & Conquer Remastered Collection recently launched for PC, and it is an awesome way to relive this classic game. Leggete with a bunch tweet. of bells and whistles. I mean, who doesn't like Qui sotto? graphics, quick matches in multiplayer or modding, am I right? I personally want to send a big shout out to all you PC gamers who have kept the Ci sono dei giochi in questo alive cringe. over these last 25 years. I mean, I live in death, I guess.
Thanks for letting me interrupt, and I hope you guys enjoy the rest of the show. For the glory of Nod! Che interrompe? Tell me, PC gamers, do you have any rare action figures? Perhaps you're one of the lucky owners of an out-of-print collectible, something you'd never trade away in a million years. No. Our next game is a celebration of toys and art. On its surface, a game about collecting, customizing, and trading, but it's also a highly social playground for creativity, one where you can make your own levels and gather with your friends to hang out, play mini-games, and create together. This is Blanco's Block Party. Non ho ben capito. World exclusive! Wow! Legend tells of a place where everyone comes together to play and Roblox! And race and shoot and jump and fly with jetpacks or maybe bat wings. And there's lava and a mountain made of junk food. Where you can create your own worlds and have your own adventures where you are in charge. A Little Big Plan. Your very own games with your very own rules. And all your friends can come and play. Like this one here. Yep, them too. And I don't know what that dude is, but he is cool. What? They're all toys? Come to life. And I can actually play with them and own them all. That's f***ing sweet. But you see, this place isn't a legend at all. Non so che... A party. Perché sto gioco? Here to bring us the inside look at Blanco's Block Party is Jamie Jackson from Mythical. Jamie, thanks so much for joining us today. Hey man, thanks for having me. Grazie mille di essere qua. What Apprezziamo particolarmente. Che era quel gioco lì? Non ho idea. Per il momento il Guerrilla Collective vince contro il PC Gaming Show. Se fosse addirittura un simulatore di vita, dove prendi la vita di questa persona che funziona anche da postino, scopri le storie di altri personaggi, roba simile. Perché no? Lake. Urban Trial Tricky. Ah, è tipo... come si chiama? Non mi ricordo. Trials Fusion, esatto. È su quella lunghezza d'onda lì. Awesome! So cool! Oh shit. Vedi, stava ballando proprio come in Fortnite. Fatto con Unreal Engine. Exclusive. Hey, exclusive. In Cos'è? Boyfriend Dungeon, you spend a summer in Verona Beach, California, fighting monsters for money. Con che microfono me lo Except the dite? swords you find in the dungeon can also transform into beautiful men, women, and non-binary people you can befriend or date. Xenoblade. You try to get as far as you can in the dungeon each time, but dying's okay, because you can level up too. Dove c'hai le Blades che sono le anime waifus. No? Wow, sei livello 2. Incredibile. You need to get stronger to go further. To do that, you'll need a closer relationship with your weapon. You spend the game alternating between fighting in the dungeon and hanging out with your In questo modo fa weapons around strano. town. I personally get bored if there's only fighting, but also I get restless if there's too much reading, so we wanted to make a mix of the two. Non mi fa impazzire l'art style. Non mi dice troppo. Mi sembra uno di quei giochi fatti con Flash, quindi non mi dice molto come cosa.
Cioè quasi è visual novel, sì, praticamente lo è. Here, I'm dating Sunder the Talwar, and when we spend enough time together, we'll discover new abilities we can use in combat. Che è questo Each weapon has a uomo different set of upgrades. sadomaso Choices to strano? make Che cacchio è? one. Cosa mi rappresenta? C'ha pure la spada che sembra tipo c'è una frusta in fondo. What the fuck? È tornata Kawakami. The focus here is on exploration and dogfighting, with alien species standing in the way of outfitting your ship with unique modules, weapons, and devices. And, as we're about to see in this next trailer, combat won't just take place in the cold vacuum of Clippate la space, frusta. but also the atmospheres of planets themselves. Here's Everspace 2. Everspace 2. Mi piace lo spazio comunque al PC Gaming Show. Rockfish Games. Sasso pesce. I giochi sasso pesce. Everspazio. Non so, quando un trailer del genere. Il gioco è solo combattenti aerei? Cioè mi sembra di aver già visto 1000 volte queste navicelle spaziali che volano e roba simile. Boh. Ok. Shrek 2 per PS2 più bello. Public service announcement. Wow. Come dire, è un gioco fatto con lo stile dei dipinti del Medioevo? Ah, non mi dispiace come idea, perché sono bruttissimi. Inculinati? PC gamers, I'm sure you'll agree. Inculinati? If a horse shows up at your door and you don't remember ordering a horse, Ho letto male? it's probably best to keep the door shut. One of the coolest things about a Total War Saga Troy, the next game from Creative Assembly, is that it will enable players to experience multiple different versions of how the iconic battle went down, including several explanations for what that mythical horse actually was. C'era un gioco chiamato Inculinati o I'll sono... get the door while you watch the latest trailer. O sono... Oh, sto... Peggy 16. Non lo so. Oh, Silver-tanned Oh, è un strategico... response to Queen Helen's Ok, ok. abduction, and that is war. Quell'uomo è gigantesco. You can rewrite the events. Quell'uomo è gigantesco. Conflict ever told. The Trojan War. Mi sa di inculata. As Odysseus besieged the E legendary. adesso è di nuovo piccolo, come mai? Three ingenious and equally devastating ways. Puoi ingrandirti in questo gioco? Prominent theories from throughout the ages as to what the iconic Trojan horse really resembled. The walls of this city may appear to be mighty, but no defenses are impregnable. Using gargantuan Impregnant? siege towers, take the fight to the walls. Using You may appear to be mighty, but no defenses. Poi si torna in tempo reale, eh? Using gargantuan
in the siege towers. Non so, credo sia un trailer importante, non dovresti... Cioè, poi so che succede, però almeno nascondi durante il trailer. E quello è ovvio, lo sappiamo tutti, però almeno durante il trailer non mostrarlo. Fit for the gods. Under the cloak of darkness, use guerrilla tactics to sabotage the unbreachable city gates, leaving the Trojan warriors defenseless, allowing the Achaean soldiers to begin razing the city to the ground. Their walls have been breached. Even the greatest defenses cannot stand against nature's might. In a land ravaged by earthquakes, patience is rewarded. Send your troops forward. Troy is yours for the taking. Sai quello che succede nella città quando c'è un terremoto? Scompaiono le pareti? Che storia? Non lo sapevo. Experience the legend of Troy this summer. Victory will make you immortal. Troia! Volevo dire Troy. That was a total Cioè war la città di saga Troia. Troy, which we'll get to play in 2021. And hey, speaking of sneaking in big surprises, a master of segue. This year, we've teamed up with Intel to build a legendary custom computer inspired by art, weaponry, and the artifacts found in the game. DevBot, I understand you know your way around a computer, right? Affirmative. Sean, I have a soft spot for Bronze Age computers. Well, great. Why don't you tell our audience a little bit more? Can do, Sean. Behold, PC gamers. This build is centered around Dissociati da cosa? CPU, the 10th gen Intel Core La città di Troia? 10900K processor. This 10-core flagship CPU is built from Guardate, è un PC da gaming. and overclocking, especially useful in epic strategy games like A Total War Saga Troy. The build also features a top-of-the-line GeForce RTX 2080 Ti. Also on the Inculinati Troia, che bei nomi. 4 terabytes of fast storage and 128 gigabytes of DDR4 RAM. Stanno flexando il loro PC da gaming. Perché mi flexano il loro PC da gaming? Power supply and temperatures are kept at a nominal level thanks to 9 RGB fans running alongside liquid cooling. The copper tubing is not only effective at heat conduction, but, according to my readings, aesthetically pleasing. Is this what you humans call love? PCs are more than specs. They're a passion. When we build a PC, we form a relationship with that piece of hardware. We wanted to show you every step of that process. For this build, we enlisted a master craftsman, Brian Carter, a PC modder with over a decade and a half of experience. PC Gamer and Intel have created a 4-part series following Brian as he created this epic artifact. DevBot, cue it up! Hey, my name is Brian Carter, and I've been building custom PC mods for over 16 years. I'm working with Intel and a Total War Saga Troy on a very special custom... Sono contento che avete fatto un bel PC da gaming, però... non sono qui per questo, personalmente. Questo anche basta. È Boyfriend Dungeon. Era proprio Husband Simulator, era Boyfriend Dungeon. Il Boyfriend Dungeon 2? Non capisco cosa ti lamenti. No, non mi sono lamentato. Qua devi lavorare come un taxista? Night Call. Uber Simulator. Night Call. Vabbè. C'è Kawakami. Dica Kawakami. Comunque tra uno sketch e l'altro ci guardiamo interi trailer, This is the world reveal of Remnant from the Ashes, Subject 2923. Available August 20th on PC, Xbox One and PS4. Sei un tassista detective che ascolta gente mentre guidi? Sì, praticamente. They say hope is what makes us human. Hope also let us think we'd won.
Se c'è un canale Telegram per abbonati, se siete abbonati potete entrare, non è un problema. Non è che dovete per forza pagare o quelli con Prime non possono, non cambia niente. Maybe the root's not the only thing we need to worry about. Ah, Shadow of the Colossus. Sembra una carta di quel tipo. Quanti iscritti vogliono mettere sullo schermo? The new Remnant from the Ashes content looks fantastic. And you know what else is fantastic? Hearing the opinions of strangers from the internet. Hanno fissato la cosa delle live reaction. As much as hearing what's inside your mind. So please use hashtag PC Gaming Show on whatever your platform of preference may be, and you just might have your comment show up live on the show. Now for our next title, we have to look at classic remasters. Capcom has been updating the original Resident Evil games, and in the same vein, 2K is now updating Mafia. The original Mafia trilogy is getting a full definitive edition remaster, with the original game, the 2002 Mafia, getting a full ground-up remake with 4K support. We got a brand new trailer for you, so let's take a look at Lost Heaven 2 decades later. Stiamo tutti parlando di Persona 4, sì abbastanza, ho visto anch'io. Non volevo dirlo, però abbastanza. Not actual gameplay c'era scritto, eh. Ah, davvero? Questo non è gameplay? That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. Non avrei mai detto che questo non è gameplay. Io pensavo fosse gameplay, mica cutscene. Ma quanto è bella la mafia. Cheat Gravier. Che cazzo di cheat è? Esiste davvero? Mai giocata in Mafia? Dicono che Mafia 1 è il più bello, però. Mafia 1 o 2 non mi ricordo. Non sbagliamo. Man, DevBot, after a beautiful trailer like that, I gotta know, do you have any contacts in the Mafia? Fuck. Sean, I have left that money Ragione. behind me. Adesso ho capito. Not to form relationships with organized crime. However, I can call one of the developers of Mafia Definitive Edition. Well, fantastic. Let's ring him up, DevBot. Joining me to talk about Mafia is the president and CCO of Hangar 13. It is Hayden Blackman. Hayden, thanks so much for joining us today. Thanks for having me. So for people who haven't played the original Mafia, which is a 2002 release, Petrific. Mi ricorda Nidhogg. All that looked awesome, but it No, I need highlights the my hog. number one problem with showcases like ours, Justin. Qua parlano di Slay of the Spire. Slay of the Spire però si conosce. Ecco, Slay of the Spire dovrebbe essere un buon gioco di carte. Ho sentito parlare super bene. Basta cagate. Come si chiama? Slay the Spire è uscito fine 2018, inizio 2019, non mi ricordo. Però dovrebbe essere un buon gioco. Rigid Force Redux. Ma favorite Metroid me do? Ok, scusa. Non leggerò mai più.
È un Metroidvania? Out Buddies? È difficile leggere questi titoli qua. C'è proprio dei font difficili da leggere. L'unica parte di... L'unico gioco di carte che accetta il Gwent. Ma è un art style carino questo qua. Celeste con i ninja, sì. È vero, è Celeste. C'ha l'art style di Celeste. Stavo dicendo, ho già visto qualcosa del genere. Facevo confusione perché con i proiettili mi ricordava Enter the Gungeon. Però il protagonista è proprio Celeste. Scourge, ma porca vacca, Scourge Bringer. Ci metto 2 ore per capire. And let's start in a big way. Ladies and gentlemen, here's a brand new announcement trailer from Baldur's Gate 3. Oh. Baldur's Gate 3. Exclusive. Questo qua è molto meglio come conferenza che quella della Guerriglia Detective. Guerriglia Collective. È molto meno filler. One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all, like that. Try to cure yourself, shop around, beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. L'ambientazione di Baldur's Gate però mi sembra interessante almeno. È un po' sempre quello stile di fantasy western, però mi dà qualche feeling leggermente differente. Baldur's Gate 3, infatti Dungeons and Dragons. Per questo mi dà quella sensazione lì. Mi piace quando reagisce in fretta. Il gameplay forse lo mostrano, così vede. Makes all the more sense when you realize you're being employed by the devil himself, a job that has my name written all over it. The game is out this October and we've got a brand new gameplay trailer. Oh, Kawakami. Kawakami, che succede? Welcome to this exclusive gameplay reveal of our new title. Okay. Development is moving forward, and we are very excited to share some in-game elements and combat mechanics for the very first time. Rogue Lords is a rogue-like game where you play as the devil. You have to build your team with legends of evil and lead them in runs through multiple events and fights. After a terrible defeat years ago, you're finally coming back to the most faithful disciples to wreak havoc and terror in a world unbalanced after your long absence. The combat is turn-based and strategic. You will need to build your giocatori vanno di moda? No, di sicuro no. Però sono più facili da fare di quelli in tempo reale. And create combos to secure victory. Every skill costs action points. You should think how to make the best of them each turn. When one of your disciples becomes vulnerable, your own health bar is exposed, which is persistent during the entire run. If your health is reduced to 0, your run is finished. In Rogue Lords, you are the devil, so you don't have to play by the same rules as mortals. When the situation becomes tricky, you can use souls to play with the interface and change an enemy health bar, for example. This is an expensive trick to use, but very powerful and in the most difficult fights. Molto meta. Thank you for watching the video. Stay tuned for more info coming soon. See you next Puoi time. barare, sei il diavolo quindi puoi barare e poi tipo abbassare la vita dei nemici e alzare la tua. You know they're known for 2 things: procedurally generated worlds and permadeath. Carina l'applicazione, è semplicemente fare danni e curarsi, però. Puts an interesting twist on these ideas. What if your character's demise changed the game world itself, altering it for all of your future playthroughs? From developer Ludomotion and publisher Big Sugar, this is Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy. One called upon to be the next wayfarer.
will you answer? When tasked to take your place in a long line of heroes, anche questo è isometrico. will you waver? When challenged to forge your Anche legacy se out of strife, hardship, and magic, will you be victorious? Anche se ha uno style diverso ed ha un'estetica particolare, It is your però cavolo, si assomigliano tutti così. beyond the gate into the first valley. Facendo vedere 40 di seguito di giochi con grafica isometrica diventa tosta. Unexplored 2. Date for Dauntless is the most ambitious chapter yet for this online free-to-play RPG. In Call of the Void, players unravel a mystery surrounding an ancient civilization, culminating in a showdown with a new otherworldly behemoth. And as a nice little bonus, if you go to playdauntless.com right now and use the code PCGamingShow2020, Mentre giochi tutti simili insieme non è furbo, sì, è questo il problema. Nice. Let's take a closer look at this update that's available now in Dauntless. This is Call of the Void. Nuovo update di Dauntless. E già un Dauntless si riconosce molto di più rispetto al resto. Che è un clone di Monster Hunter. Non c'era un clone di Monster Hunter per il momento. Questo non mi dice niente però di Monster Hunter. La presentazione. Sono tipo i mostri base del gioco trasformati dall'oscurità che diventano più forti e feroci? Ah, intendi Monster Hunter? Monster Hunter 4? Guardate, va come il gioco su PS4. Esatto. L'hai più giocata quando facessi video sul canale, no? There's still more games to come on the PC gaming show. Here's Coming what's around the up. corner. Sì, spoileratemi cosa arriva, non fatemelo vedere. The new action RPG from Devolver. A special collection of exciting independent games coming to PC. Back to you, Frankie. There aren't many games about being in nature, which is why Among Trees caught my eye. In this first-person survival sandbox, you get to explore a colourful, breathing world that's full to the brim with life. Just don't go wandering around Che esce like domani, Snow spero White. persona. Se riesco a finirlo, sì, ma Wild non and deadly credo. beasts share this painted world with you, and you'll want to move carefully to avoid their bitey bits. Produced by a three-person team queste out of conferenze Sweden, qua this sono di project un demonstrates the creative power of independent creators on PC. Emozionante, incredibile. Ho già visto questo disegno. Hanno preso l'artista che ha fatto uno specifico disegno che conosco. È probabile. Questa è bella esteticamente. Among Trees. Available on Epic Games. Comunque Epic Games comunque si prende almeno in progetti un po' più interessanti. Ormai su Steam va proprio... You've drunk your fair share of potions in video games over the years. But you've probably never stopped to consider the business side of these magical elixirs. In Potionnomics, you're a witch who must save her potion shop from the clutches of greedy loan sharks, bartering and haggling with a slew of demanding customers. Let's take a closer look Negoziante di pozioni strega che deve tenere sul negozio questo qua. Ok. Il gameplay di Persona 5 l'hai già registrato tutto? No, neanche lontanamente.
Le animazioni così non mi ispiravano. Questo va bene. Questo sembra carino anche questo qua. Non mi dispiace. Non mi piacciono solo le animazioni. Queste proprio queste animazioni qua di quando parlano. Oh no, carte! Oh no, carte. Potionomics. Se fosse tutto disegnato però in 2D secondo me sarebbe meglio. We spend a lot of time Vabbè, che anche bello la style 2D. fixated on finding the best, the most powerful gear. But in our next game, Mortal Shell, things are a little different. Oh, Mortal You're Shell. scouring a dungeon looking for a +1 Potrebbe essere sword. carino. You're exploring a shattered world for the remains of defeated warriors that you then possess like a ghost. These are the Mortal Shells, and they're much more than mere pieces of armor and stats. Each one has a complicated backstory, a playstyle, and an identity that might give you mixed feelings about the body you're occupying. Coming later this year exclusively to the Epic Game Store on PC, let's take a look at this gorgeous and brutal action game, Polnareff Mortal Shell. Simulator. Che calzini ha? Ha stile. I foresaw this. Presentatore CGI, no? Angels on the walls counted the days until you'd come. A million eyes peering across time and space, yearning for a glimpse of the unknown. PC gaming show. You seem different. Kawakami in CGI. Consecrated fires revealed cinders and shadows. But beneath it all, no monsters, no gods, only oblivion. Un po' più scuro. Un po' più buio. Cosa mi sa di Souls-like? È uscito se non sbaglio il 3 l'altro giorno questo qua. Se non faccio confusione. E adesso tira fuori le carte. Ah no, peccato. Mortal Shell. Questo qua che penso io? Non lo so. Sì, questo ora penso io. L'altra tele che avevo visto era nello stile e nell'aspetto del tutto mi ricordava di più Blasphemous. Questo qua è un po' più generico. Bosses are a classic staple of this type of RPG. And in our Souls like con le second piece of carte. Mortal Shell footage, we'll see a boss that isn't just a one and done threat. Instead, it's a constant adversary throughout the campaign. The Hattern is a mysterious figure who stalks the player throughout Mortal Shell. As you grow in skill and master new weapons, so will he. The clip we're about to watch shows the player's very first duel with the elusive adversary. Let's take a look. Ma c'è tipo un cattivo che ti continua a seguire durante la storia e diventa più forte col passare del tempo. Mi ricordo Dark Souls 2, non è buono. Mi ricordo Dark Souls 2. Blasphemous, non Blasphemous. Blasphemous, ok, non lo sapevo. Mi ricordo Dark Souls 2 perché è lento. Che cazzo è sta cosa? Non mi ispira molto, eh.
Cos'era sti rumori, queste animazioni? Il resto no, va bene. Le ultime due cose ho detto wow. Poco adrenalinica, sì è. Non lo so. Sembra tipo una versione pre-alfa. Solo che non lo è. Ma manca i sound effect? No, non mancano. Typically on the PC gaming show, we don't spend too much time Manca talking tutto. about the Nintendo 64. But the beauty of PC gaming is that one way or another, almost all games find their way to us and are often better off for it. After giving Blade Runner and Turok the Remaster treatment, Night Dive Studios is now modernizing Shadow Man, a 1999 Cioè, dai trailer che c'erano prima sembrava meno interessante. Hanno usato il gameplay and widescreen plus, a whole suite of cut content from this dark action classic. Poi la pelle del protagonista. Sì, giusto, manca anche quella lì. Valiant. A me adesso non ci sono più interviste e vanno un pochino più veloci. Non ci sono sketch e robe inutili. Possiamo vedere trailer almeno. Little Devil Inside è stato accusato di razzismo. Si pensa dovuto al fatto che sia una tribù di neri nel trailer? Non ho capito. Questo è nuovo come gioco, È stato accusato di razzismo. Perché? No, non ho capito. Cioè, mi informerò meglio. Questo è per il PS1, sì. Questo è Unreal Engine 5, non vedi? Dissociati. Sì, infatti. Secondo me c'ha ragione. Cazzo è sta cosa? Shadowman Remastered. Ho capito però. Non mi sembra molto remastered. Sembra emulato. The president himself, it's John Gibson. Thanks so much for joining us. No, grazie. Sean, it's my pleasure. I'm so excited to be back with you again. Non so perché avere... Che cazzo succede? Non so perché avere 2 pagine di YouTube aperte adesso mi sta uccidendo il computer. Grazie Chrome. Why? Non ho altro acceso. Perché fa andare a scatti Google? We've shown it to you. Madonna. Chrome. Chrome. Non carica. Mi è morto Chrome. Il tuo telefono cambia il PC. No, posso fare girare i giochi in ultra, ma non posso aprire 2 finestre di Chrome. Chivalry 2, you know. Mamma mia. Mio Dio. Agosto 2020, forse. Agosto 2020 Baldur's Gate 3. Hi everybody, Good and job. welcome to community update number 3 for Baldur's Gate 3. I have great news today. We finally locked down our early access content and we decided that we're going to bring Baldur's Gate 3 for the very first time in your hands
in August 2020. That's to say, maybe. And the maybe has everything to do, of course, with COVID-19. We've been hit like everybody else in the world. We've been working from home, which wasn't necessarily the easiest thing as game developers, because we like to huddle around the monitor and discuss about the things that are happening in the game. But nonetheless, we managed to make a lot of progress since you last saw the game at PAX East. So we think we're going to make it, depending on a couple of things. One of these things, for instance, is our performance capturing and motion capturing. Our people have started returning to the office. We've been recording again. And if we can hit a certain speed in the recording, then we should be able to make it. The game is looking amazing. It is absolutely incredible to see how much progress has been made since PAX East. And I think when you'll see it, you'll understand what I'm talking about. The visual fidelity has increased a lot. And the cool part is that actually we're going to launch a game in August in early access. But we still have an entire development period to go after that. So it's going to look even better by the time it's going to release. You will see things like improvement in combat. We did a lot of changes in how combat flows, how the camera moves, how the initiative system works. All together they make for a much more refined combat experience, which is a lot of fun, I can tell you that. There are changes in the way that we do our narrator. That was something that we had a lot of feedback on. There's the integration of the rule set is getting better and better, so we were getting a really good handle on how to do things, and so it feels like a really, really cool game with a lot of depth. Here's the really cool part. You don't have to wait until August 2020 to see what I'm talking about, because we'll do another gameplay live stream, and we'll do it just in front of Dungeons & Dragons Live on June 18th. And you will decide for me fanno vedere altro gameplay il 18 di giugno. Or if I'm going to descend into the Underdark. I'm very much looking forward to it, so I hope to see you there on June 18th. It's going to be a lot of fun. Take care, bye bye. Grazie Baldur's Gate. Però c'è Kawakami. Enemies, grab valuable loot and recover fallen heroes to expand your roster of available warriors. Blightbound will battle its way onto Steam Early Access. Non so perché deve dire per forza in quel modo. Cioè mi interessava anche lo diceva, però non capisco perché diceva in quel modo. Sono confuso. Behold, Blightbound. A cooperative dungeon crawl Blightbound! asks 3 heroes to venture down from their mountain refuge to face the abominations of the Blight, a mysterious and corrupting fog that enshrouds the land. Each player will choose a hero from one of 3 classes: warrior, Forge Titan's might! assassin, Let me at him. or mage. My greatest power awaits. Battle a terrifying horde of monstrous enemies and colossal bosses. Each class of hero fulfills a specific role on the team. Non so neanche dal vivo. Comunque avete notato che tutti i trailer hanno avuto un uomo con una voce profonda che gli narra. Steal your nerve. Basta. Once again to enter the Blight Warrior. C'ho più voglia di sentire la voce profonda. A un certo punto basta. Top maschilismo, è il PC Gaming Show. Are you viewers at home still thinking about that computer? No. I know I am. Swoon. Oh, sorry. And now more from the PC Gaming Show. One thing we cherish about PC gaming is its... Cioè quando parla sono tipo The PC is a platform where anyone can build stuff, tinker and express qualcuno che è un uomo con la voce profonda. It invites creators, streamers, developers, stores and all kinds of different voices to contribute to PC gaming's vibrancy. We've already featured a lot of exciting independent games here today, but in rapid fire succession, here are 8 more indie projects that we're excited about. Shadows of Doubt is a detective stealth game set in a fully simulated sci-fi noir city. Un altro gioco in 3D e pixel art. Cioè proprio di gioco 3D in pixel art, qual è? Quarto? In the Forgotten City, you fall into an ancient Roman utopia only to find it full of people, mysteries and difficult moral choices.
Explore an open world locked. Il maglione a Giugno. Anche ciò fa il pare adesso, Day I grow more and Fa freddo qua. Se apro la finestra entra. Sono tipo 5 gradi, 10 gradi, non lo so. Anzi. Già che ci sono non lo faccio. Tanto non mi ispira questo. lives. Your job is to figure out who and stop them. You already know what will happen if you fail. The Forgotten City. E chi l'ha dimenticata? Find your own truth in Paradise Killer, a first-person open-world murder mystery. Play as investigation freak Lady Love Dies as they explore the world, uncover the facts, and breathe life back. Dovremmo essere quasi alla fine di questo PC Gaming Show, eh. Guardiamo un lato positivo. Last night Paradise was killed. È per questo che non era sicuro di portarla in live. Avevo chiesto su Telegram, avete detto di sì, ho detto vabbè. Non avevo nient'altro da fare stasera, non avevo progetto nulla, quindi. Any one of these psychopaths could have done it. Breathing life back into paradise won't be easy. When love dies, Non è però la cosa più emozionante del mondo. Paradise Killer, coming soon. Haven is an RPG about the journey of two lovers. Mark Austin tornerà? Fino a che non riesco a mettere tutti i sassi nel punto giusto è difficile fare qualcosa. Oh, questo l'ho visto. Questo potrebbe essere carino. Seguo degli artisti che hanno lavorato a questo gioco, per questo lo conosco. Mi ricorda molto il minigioco di Jack and Dexter. Però potrebbe essere un progetto interessante. Niente di groundbreaking, però. Haven, non lo so. Questo è un tycoon, vabbè. Ah, un bel logo. Un logo leggibile, intendi? Ue. Signore della droga simulator. Cartel Tycoon. Sì. È un tycoon sul commercio di droga. Is a survival co-op adventure game set in a dangerous ruined world full of junk where you and friends must survive the Great Flood. Trash Sailors. Questa è una grafica interessante. Questa estetica di fogli di carta messi uno sopra l'altro in questo modo qua, come se fosse un teatrino. Mi ricorda Don't Starve in parte. Chris Tales is an indie love Almeno è diverso, esatto. RPGs that lets you experience past, present and future simultaneously. No, non puoi per mai. Per me non sei differente. Chris Tales. Non so come sarà il gioco, ma va bene. Set in a vibrant fantasy world created in collaboration. Da questo non so come stirare, non so neanche che tipo di gioco sia. Alaloth offers fast-paced action with a deep narrative, bringing ARPG dynamics to a new level with a skill-based gameplay inspired by great classics and modern masterpieces. Questo tipo di font quante volte l'ho visto nella mia vita? Tipo una volta al giorno. Quante... Cioè mamma mia.
Weird West is a curious project from the co-creators of two of our favorite games, Dishonored and Prey. Despite its top-down perspective, Weird West carries forth much of the same spirit of those first-person games laid out in a dark reimagining of the Wild West, filled with fantastical creatures. From Wolf-Eye Studios and Devolver, let's take a look at Weird West. Ne abbiamo già non ho già annunciato Weird West in passato. Se non sbaglio durante il Nintendo Direct. The land of opportunity. A place where you can be a hero. Non mi ispirava niente all'epoca. And anything in between. This ain't quite the Wild West as you know it. There are ancient C'era l'Indie World forse. Se non ricordo male. Entities lurking in the dead of night with their own rules and their own peculiar motives. Welcome to the Weird West. Questa conferenza sonnifero. E ho fatto la live stasera per farmi andare a dormire presto. Non avete capito perché oggi ho fatto la live? Avete dormito poco in questo periodo. Andate a dormire presto oggi. Joining me to talk about Weird West is the president and creative director of Wolf-Eye Studios. It's Raf Colantonio. How's it going, Raf? Hi, I'm great. Great, how are you? I am awesome and eager. I am awesome. Vediamo, altre cose interessanti durante il Guerrilla Collective. Oh. Basta ste voci. Attitudes and urges of a fallible psyche, bruising the tissues of another world. Basta ste voci. Should a true RPG have dice rolls? How about a megaton of dialogue? A me è più coerente come art style, però. Maybe it's found in achieving a certain prestige, or winning the undying love of the È Disco Elysium questo qua? But perhaps none of that matters, for being true is really about finding your style. È Disco Elysium. That's right, brother. Disco Elysium, a true RPG. Now on the Epic Games Store. È sull'Epic Games Store adesso. Buon per Epic. Exclusive. They say there ain't no such thing as Ghost Rider. Depends on which side of the gun you're on and what you're fighting for. Anche questo mi sembra che l'ho già visto. Non credo sia un World Exclusive. Mi sembra che l'ho già visto. But a few folks are looking out for me, helping where they can. Others more non c'è da qualche altra parte. Esatto. Anche ho visto un trailer del genere. Forse anche questo all'Indie World? È possibile. There's an old saying. The only thing evil requires to succeed is for good men to do nothing. Living or dead, still true. Vabbè, capito. Hi, I'm Tarn Adams. Buon per te. Dwarf Fortress. My brother Zach and I have been working on that game for a long time. It came out in 2006.
Ah, minchia. But now we're bringing the game to Steam and Itch, and the biggest update about it is that we're bringing graphics to the game. The artists, Mike and Patrick, are longtime modders of the game. Ok. And now we're all working together to molto in stile vecchio. Quella è grafica? Dwarf Questo è Fortress tipo is a settlement management game. quarta generazione videoludica? Terza generazione videoludica? Go out to make a fortress in a procedurally generated world. That's the first part we'll be looking at here. So by procedurally generated world, we don't just mean a randomized map, but that it runs a history, a historical simulation over a few hundred years. Trainers all readable as this molto particolare, di sicuro per certi tipi di persone qua deve essere proprio la cosa che cercano super specifica che gli fa impazzire. Però per me non è la cosa che mi interessa, non è quello che cerco. Townsfolk I should propose marriage to. Torniamo al PC Gaming Show. They return to that simpler life. From XC Games, this is Story of Seasons, Friends of Mineral Town. The original farming simulation series sprouts on Windows PC. C'è scritto questo? Story of Seasons. Mi sembra legnoso. Mi sembra legnoso già da vederlo adesso. L'art style non mi piace. Sì, è tipo Harvest Moon, ma è in quella linea d'onda comunque, anche Stardew Valley, sì. Però Marvelous. I'm so happy that you've been sending in your reactions, your è meglio la Kawakami ARL o quella di Persona 5. Through the wonderful Magic Emotion graphics. You can even read them before your very eyes right now. I'm delighted by so many of them. Furious at a few, but I'm confused by none because you're just making a lot of sense today. We're in the home stretch of the show, so please continue to let us know which PC games you're excited about by using hashtag PC Gaming Show. Now, when it comes to genres, there are few as ambitious on PC as the MMO. It requires a vast amount of resources to create a rich, living, breathing world to entertain hundreds of thousands of players for years, and I know this. Addirittura Stardew Valley è arrivato da questo. Questa è prima di Stardew Valley? È un porting di una vecchia serie su PC, non lo conosco, non ho mai sentito. Aims to deliver that vast open world with pitched battles of 100 players. I'm excited to announce today that if you pre-order New World right now, you can get into that July 23rd beta a full month before the full release on August 25th. This is New World. Ah, è New World, quello fatto da Amazon Games, tipo. È una roba del genere. Il trailer di Game Awards è la cosa più generica del mondo. Vediamo se anche il gioco lo è. Io direi di sì. Direi di sì. Amazon Games, sì, era tipo una roba del genere. Cioè io poi vi farei vedere il trailer che avevamo mostrato ai Game Awards per farvi capire che non c'entrava un cazzo. Non c'entrava nulla. Con la differenza di Deathloop e Ghostware che erano anonimi e poi il gioco finale era interessante, questo invece era anonimo del trailer in CGI e il gioco in sé mi sembra anonimo. Hanno detto che dovrebbe essere tipo un MMO, quindi era quello con i romani? Sì, se non sbaglio era il trailer appunto quello con i romani, con la statua caduta che si distruggeva con il tempo, con le cose rosse, roba del genere. Se non sbaglio era quel trailer lì. Agosto 25. E vedete, Amazon Games. Mi ricordavo bene.
Here on the PC Gaming Show, we're big fans of Life is Strange, the award-winning adventure series from developer Dontnod. Having undergone some big changes since its first reveal in 2018, Twin Mirror, the studio's next game, is a psychological thriller that follows investigative What the journalist fuck? Sam, Ok. who Non returns me lo to his chiedere. hometown in West Credo sia il loro primo Virginia. gioco. Available to wishlist now on the Epic Game Store. Let's watch. Questo è fatto dagli stessi creatori di Life is Strange. Basswood is many things. Peaceful tops that list. Until that day. Mom come pick me up and board. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Coming back to Basswood was your idea. Just try and make sure you don't do anything stupid. I know you think that the only thing waiting for you down there is Earth. Seguiremo anche il Future Game Show. Sarà anche Square Enix. Il Future Game Show inizia tipo a mezzanotte, non penso di seguire. Forse alle 11 però non penso. Cioè, forse potrebbe esserci cose interessanti, quello è ovvio, però non ce la faccio. Twin Mirror. Okay. You may have seen Metal Hellsinger announced earlier this week, and today we get the opportunity to take a closer look at this unique game that the studio builds as a rhythm FPS. Published by Funcom, you have to battle through 8 hells, blasting demons to a heavy metal soundtrack. And to talk about one of the most epic encounters in the game is the creative director at The Outsiders, David Goldfarb. Take it away, David. Thanks. And let me say it's a pleasure to be here. And I think right now everybody needs some games to give us a break from the reality that we're currently inhabiting. Sure. So, that's why we're here. Update the pictures and also the usability of the game, so that it'll be. Sure. Iron Gate Studio, non lo conosco. È una voce demoniaca, va bene, però mi dà comunque la sensazione lì di voce profonda. Ah, questa l'abbiamo già visto. L'abbiamo mostrato pure al PC Game Show. Un altro Souls-like, non lo è assolutamente. Queste sono le cose che ha mostrato anche New Blood durante il PC Game Show. Ma si ripetono. Si sono ripetuti, tipo a un'ora di distanza uno dall'altro. Si sono ripetuti. Questi secondo voi sono tutti gli stessi giochi? È tutto lo stesso gioco secondo voi? Potrebbe essere. Hi everyone and welcome to 11-Bit Studio Show in the Guerrilla Collective. You know us from the title. Sì, va avanti. The protagonist of Children of Morta, a story-driven roguelite action RPG set in a mesmerizing fantasy world. It's just got a new Game Plus free update, but there's more content coming. Here are a few words from Marek Zimak, executive producer at 11-Bit Studios. Hey guys, we hope you're doing okay. Really enjoyed Sono that contento, com'è il game. gioco? Our previous free DLC has added new Game Plus mode to the game. But this is not the end of the story of Children of Morta. Obviously, there's more content coming. We know that when it comes to RPG games, new characters are in high demand. This is exactly what we'll focus on in our next free update called Bergson's Home. We will be bringing you a brand new playable character to enjoy. Our brave hero merchant Will from Moonlighter Moonlighter is sembra never bello. tired of adventures. Between Dimensions DLC has just released on consoles. And now Will is packing his backpack to discover the sembra bello. lands of mobile gaming. Here's Javier Jimenez, Digital Sun CEO. Hi there folks, this is Javi from Digital Sun.
It has already been 2 years since we released Moonlighter. It's been quite a ride for us, and we want Un gioco di 2 anni you all. ormai. We are celebrating this anniversary by Però sembra releasing bello. the Moonlighter DLC Between Dimension on all consoles. We know some of you have been waiting for that for quite a while, so we hope it's worth that time. And we are also announcing that we are releasing Moonlighter Mobile later this year. The mobile version of Moonlighter is gonna be something quite fresh and quite new because we try to rebuild Come Arsene mi it, so it ricorda feels like a un native po' mobile experience. It has Minish new Cap. controls. It has a new graphic user interface. Mi ricorda Minish Cap. The middle of a sea Che mi of dice desert. Kawakami. In this Portaci intriguing buone narrative notizie. adventure, you rescue stranded people while looking for the rest of your clan. Let's take a look at Red Sails. Ah, è Barche sulla sabbia. Barche sulla sabbia The Game. Questo sembra carino forse. Sembra carino forse. Mi ricorda molto Journey. È molto Journey, però. Ghiacciolo, grazie al momento comprare per 8 mesi addirittura. La PS5 è brutta. Aspetta un po'. Poi ti potrebbe piacere. Sapete cos'è la cosa interessante di PS5? Il gameplay era quello lì. Probabilmente porti la gente a giro e la salvi. Sapete una cosa di PS5? Sembra che sia gigantesca come console in realtà. Se tipo la PS4 è grande così sembra che... Se PS4 è grande così sembra che PS5 sia alta così. È proprio grande come console molto probabilmente. Cavacchio. Hanno calcolato lo sportello del CD. Sì, ti sembra gigantesca. Ma se CD fosse più piccolo mi sembra molto improbabile. That's not true, but I appreciate your enthusiasm and thirst for knowledge, DevBot. And I'm certainly interested in this game. So let's take a look at Surgeon Simulator 2. Forse avrebbe avuto più senso farla un pochino più cicciotta e meno alta. Surgeon Simulator 2. Ma cosa siamo, nel 2016? Ma siamo nel 2016? Ma cosa saremo le AirPods al presentatore? Non me lo chiedo. Non lo so. Cioè mi sembra... Non lo so. Mi sembrano gli sviluppatori che... confusi di fare un altro gioco a tema Surgeon Simulator. Non lo so. Joining us to talk about Surgeon Simulator 2, we got Mark Pick on the line. Mark, thanks so much for joining Basta us. interviste. Hello, thanks for having me. So, who gives a shit? Interface, it has new approach to Gives a combat, shit. so we think it's gonna feel not like... Immaginatevi guardarvi anche interviste. Per fortuna stiamo guardando tipo un po' di... Moonlighter è bellissimo d'estetica, mi piace. Videos we have of the current gameplay, so you can take a glimpse into what's coming, and that's everything I wanted to share with you. Thank you so much, and see you soon. The scouts have brought news from the farthest, coldest corners of Frostland. Frostpunk. The population of New London, humanity's hope, has survived. But was it all worth it?
Here's a special reveal from Frostpunk's Strategy new designer, City Builder Kuba Survival Steampunk. Questo però sembra interessante, almeno ha una bella estetica come City Builder. In January, it got a prequel expansion called The Lost Autumn, which enables you to see what happens sembra così male. just before the ice. Ma tutti i City Builder sembra il più This interessante. new expansion tells a story of citizens of New London on a special assignment after the Great Storm. It opens not only a brand new chapter in the Frostpunk universe, but Dite che la conferenza Sony era meglio del PC Gaming Show. both in the city and on Non the saprei. Frostpunk map, È enriching dura. the experience. A brand new Frozen Board is set. Uscito 2 anni fa, and the famosissimo. pieces are Infatti hanno moving. parlato appunto di un What does DLC. it mean for you as the leader? And what fate awaits your society? Well, for now, I'm not going to spoil anything else. Let's just take a look at this short teaser we've prepared. È un bel gioco perché sono le missioni e una fine effettiva. Che non è male, è vero. Quello di solito è una cosa che manca. Il DLC di capo è dove lo annunciano da Microsoft. Non cose del genere. Frostpunk on the edge. The universe of Frostpunk holds even more fascinating secrets. The next one should be really exciting, especially for fans of board games. Questo è il teaser? Frostpunk is going offline. Here's Jacob Wisniewski from Glass Cannon Games to unveil this mystery. Hi there, I'm Kuba Wisniewski from Glass Cannon. Some of you might remember me as the co-author of Hanno the fatto un highly gioco da acclaimed tavolo Festival di of Mind the Board Frostpunk. game. Now, Ok. together with Adam Kwapinski, author of the best-selling Nemesis the board game, and my team, I'm super hyped to bring you an ice-cold tabletop experience. Ladies and gentlemen, Frostpunk is officially going unplugged. Vabbè. The core gameplay will be, as you could imagine, morally complex and highly narrative. Frostpunk the board game. Sure. Some exciting adventures ahead of us. That's not all, though. We're also working on some exciting A me gioco da tavolo in-house sembra interessante. projects, as well as collaborating with Perché other no? studios like Fool's Theory. A new game from Digital Sun Games is coming as well. And trust us when we say, there's more where that came from. That concludes the news from 11-Bit Studios. Be sure to follow us on Twitter, Grazie Facebook, 11 Bits. and subscribe to the newsletter to always be up to date with the latest news. Stay safe, and thanks for watching. Queste sono le cose che hanno appena mostrato. Grazie 11 Bits. E grazie Kawakami. Known for building the infinite, procedurally generated universe of No Man's Sky. But their next big release is an altogether more intimate. Ah, è il gioco fatto da... The Last Campfire is da an quelli di No adventure Man's game, Sky. a story of a lost ember trapped in a puzzling place, searching for meaning and a way home. È quello che abbiamo visto all'Indie World. Sì, eccolo lì. Eccolo lì. Annunci interessanti. Totally Not Journey. Esatto, Totally Not Journey. Quello lì. Ma c'hanno uno scheletro. Non sono degli esseri fatti di oscurità. Hanno uno scheletro sotto. Sono fatti di ciccia. O sono oscurità sorrette nello scheletro, o sono ciccia fatte di oscurità, non lo so. The Last Campfire. Escape from Tarkov has become one of the Chicha. breakout successes of 2020, becoming a smash hit on Twitch as players fell in love with its extra gritty take on first-person shooters. But as anyone who works on the internet will tell you, the people always want more. And more we've got for you today, because in a moment I'm going to be speaking to one of the game's developers about what's coming next, and that includes a slice Kingdom of the Hearts map. is Chicha. Hey Deadbot, why don't you show them what we got? Ok. Uff.
Non doveva finire 11 minuti fa? Anche secondo me. Non so che dirti, siamo dal vivo. La conferenza deve durare 2 ore. Siamo già a 2 ore. I primi 20 minuti non contano perché ha i secondi prima di iniziare. Che fortuna che c'era lì l'accensione. Ma scusa, hanno levato il sottofondo musicale per poi rimettere 2 secondi dopo? Guarda, c'è Dodge. Dodge, non lo so. Ma non lo vediamo neanche sparare? Walking with a Gun Simulator. Sì. Coming next is Nikita Buyanov from Battlestate Games. Thanks so much for joining us today, Nikita. Thank you for having me. I would love if you would kick off by just for anyone who hasn't played or seen Escape for Tarkov. Ok. Super Hot, no. Super Hot con le carte. Questo è proprio un puzzle dove devi indovinare quale attacco fare in quale sequenza per ottimizzare il tutto. Però per risparmiare basta giocare a uno, stessa cosa. Fight in Tight Spaces, questo è il nome, mio dio. Siamo arrivati a livello tipo di light novel giapponesi con i titoli di videogiochi, eh? Quella volta in cui ho combattuto in una stanza stretta. Siamo quasi a quei livelli. Non è un nome, una cazzo di frase senso compiuto. È tipo i nomi dei light novel giapponesi. Che c'hanno davvero nomi del genere. Quella volta in cui mi sono reincarnato come un frigorifero in un mondo fantasy. Sono nomi del genere. Liberated, non mi ha detto niente. Non mi ha detto nulla. Ma per fortuna mettiamo pure i stealth trailer nel frattempo, se no muoio. Già mi sto sciogliendo. But this time, we're friends. Outlast Trials is set during the Cold War, and in this happy period of distrust, fear, and violence, you and your friends are human guinea pigs, involuntarily recruited to test advanced methods of brainwashing and mind control. Good times. But work together, and maybe you'll survive. Good the times. Outlast Trials. Outlast Trials? È un gioco di Trials? Oppure non c'entra un cazzo? Perché ha detto guerra fredda, quindi non mi sembra probabile. World exclusive. Quella volta che guardai una conferenza fatta male. Va bene come titolo? Ma sapete che nei video di oggi c'è una persona che mi ha detto
Ma è ovvio che sarebbe stata una bella conferenza, perché era preregistrata, quindi la conferenza PS5 sarebbe ovviamente stata bella e fatta bene. Come fanno a mettere i tempi morti in cose simili? Non ha visto abbastanza conferenze. Non ho mai visto abbastanza conferenze. Night vision device fully operational, sir. Excellent. Bring in. Mai visto conferenze con tempi morti preregistrate. Outlast! Outlast! Oh! Ha fatto la bua! È Outlast! And with that, the 2020 PC Gaming Show is now complete. È finito. Thank you so much for joining us today. We hope that you got the chance to see some games that excited and delighted you. Also, as you might imagine, it is really challenging to put on a show with no nearby gaming conventions. So an enormous thanks to our sponsors for helping to make this show possible. This year, the sponsors are mythical. Perfect World, Funcom, Frontier Developments, Exceed Games. Mi piace che compare sia Atlus che Persona 4 Golden. Humble Games, Sega, Amazon Games, Merge Games, Tripwire Interactive, and the Epic Games Store. Without your support, we would not have had the opportunity to put on a show for the greatest platform sponsor? Non mi chiedere. Gaming. Non ho idea. Before I say goodbye, I want to give a warm thanks and a chance for my co-host to say goodbye. Thanks again, DevBot. Perché leggi la cartella non ha un gobbo? I'm going to shut down into sleep mode to conserve power until next year. Frankie, what is your goodbye message? Ciao, Thank you bro so bot. much to all of our devs for your incredible games, and of course a massive thanks to our sponsors for making this all happen. And finally, a big thanks to you guys at home for watching. Kawakami, salvaci. I'm my little evil sidekick now to take over the world, and I really do look forward to being your evil emperor over. Kawakami, salvaci. Until next year, thank you so much, and goodbye. All right, that's it. Coming up next is the Future Games Show over at twitch.tv/GamesRadar, where you'll see more exclusive reveals, deep dives on the future of gaming, and developer interviews. With that, I'm Sean Day9 Plot, and this has been the PC Gaming Show. Stay healthy, stay safe, and take care. Non lo seguiremo in live di sicuro. Eat the rich! Yes! Boo, bad! Or rather, goodbye, world. These are the credits. Runcredits.exe. Loadcredits.bat. Opencredits.wad. Cringebot. These are the humans who helped me make the show. I don't know why humans require acknowledgement for everything. Ci finiamo di vedere Guerrilla Collective. Skippiamo soltanto le cose che ci interessano. Hai letto il commento Sony wins again? Vabbè, ma non c'è una competizione qua. Skippiamo veloce tra quello che ci interessa e quello che non ci interessa. Questa è una bella pixel art. Sembra fatto bene. Forse? Dopo Sony era ovvio che ci sia brutta figura. Sì, vabbè, però. Ma non mi aspettavo una conferenza a livello di Sony. Mi aspettavo che soltanto cercassero di fare una conferenza a livello di quella dell'anno scorso. Cosa che non hanno fatto. Era stesso livello. Questo... Forse. Questo mi ispira. Questo non è fatto male. Gestalt Steam and Cinder. Sure. No?
Crossplay Unleashed. Io so qual è quel fonte, si chiama Fu. World premiere. Non so se vi interessa, però il fonte si chiama Fu. Fu o Fo? Fo. Però è Fu probabilmente. Credo almeno. In ogni caso c'ho sul computer. Anche questo non sembra male. Un po' troppo ormai. Un po' troppo ormai tosta. Vedrò cose in pixel art perché davvero. Abbiamo visto 2 ore di pixel art, quindi è difficile. Però anche questo non sembra male. Cioè la gorilla. Ad esempio Guerrilla Collective paragonata al PC Gaming Show è molto meglio la Guerrilla Collective. Ci sono le interviste che hanno fatto erano molto più brevi, ci sono molti più giochi. E non sono tutti uguali. Meglio questa cosa senza alcun dubbio. Molto meno peggio, sì. Direi anche io così. Bravern. No place for bravery. Tutte cose difficili da leggere. Cioè, vedi? Ho skippato 5 secondi. C'è un altro gioco, grafica diversa. Ma cos'è? Una presentazione normale? È una presentazione sensata. Ah, questo è Even. Ecco perché mi piaceva la grafica. L'abbiamo già visto dall'altra parte. È questo qua. Però sembra bello, potrebbe essere bello. Più che altro mi corre l'attenzione tanto perché so che più veloce. Artisti che seguo ci hanno lavorato, quindi soltanto per questo mi interessa forse. Grafiche diverse 10 su 10. Questo è Doom a ritmo. Literally nowhere else to go. World premiere. C'è una varietà di giochi qua che è incredibile rispetto all'altro. Gonner. Sempre difficile da leggere, però. Non hanno mostrato molto, però. Sure. Hideo Kojima, please unblock my number. È What the Golf? che imita Death Stranding. Me l'aspetterei da What the Golf. Cazzo è? Perché? Che cazzo è sto trailer? Crab Brave the Game. Adesso lo prende come il bambino. Proprio What the Golf. Ho pensato What the Golf perché copiava tutti gli altri stili di giochi, quindi. Nonno, ma che cazzo fai? Just Die Already. È il gioco che compare alla fine dei video di PewDiePie? Sì, esatto. È quello che compare sempre alla fine dei video di Pewds. Non capisco perché metta tipo un trailer di 2 minuti alla fine di ogni video. Mi sembra un po' troppo. Questo devi portare in live.
È interessante. We've been watching the show and we love Paradox. it. So I'm just a little bit. Ok. Carrellata dei giochi. Paradox Insider. My name is Paula and I'm the Oh, event no. manager at Paradox. And joining me here is my good friend. Located in northern Spain. Of course, it's not Nope. try and murder our brother. In both from Romero Games. Empire of Sin, vabbè, non mi interessa. Master Alpha che ci ha legato un abbonamento a Akumushiro. O Akumushiro? Cosa ci vedi le interviste corte? Ma questa è colpa di Paradox. Hanno comprato uno spazio qua in mezzo e hanno deciso di fare la cosa più stupida del mondo. Grazie mille, Master Alpha. Questo non mi ispira. Prison Acting. No, non mi interessa. Quanto ne parlano? Ma che cazzo se ne frega? You need to protect it from Surviving hostile the environments aftermath. or rival societies and much more. Got a lot more cool Hearts of Iron stuff coming. Our whole calling the princes. You guys have all the gruesome details. Paradox, ma mi volete distruggere le palle? Come va, Digio? Ah, questo è... non mi ricordo mai il suo nome. È Smile... Happy... non mi ricordo. L'ha mostrato pure la scorsa volta, che facevo confusione pure con l'altro. L'aveva mostrato alla presentazione Xbox? Vampire The Masquerade Bloodlines 2. I have no idea, ok. Ecco perché non mi ricordo il nome, perché sono confusi anche loro. For Bloodlines game. Ok. And now she's on her way to the Pacific Northwest to Abbiamo finito. Ok, abbiamo finito. Easy. Easy every time. Nice. Cacchio, la guerriglia collective sta andando molto bene rispetto a quella lì. Poi è arrivata Paradox e ha detto: no, aspetta, sappiamo noi come fare una conferenza. E hanno fatto la PC Gaming Show, che non è mai la cosa che devi puntare, diciamo. Ah! Lo metto in sottofondo. Grazie Pac-Man. Sempre sobria la musica di Pac-Man. La conferenza Sony era ieri o ieri l'altro? Ieri l'altro. L'abbiamo fatta, siamo rimasti vivi fino alla fine. È per questo che non ero sicuro di volerla vedere. Ho fatto appunto un poll su Telegram per vedere. Ed ha vinto il sì. Ho detto sure. Però avevo paura che ripetessero lo stesso errore dell'anno precedente. E infatti l'hanno fatto. Si vedrà il prossimo anno. Impareranno a fare una conferenza oppure no? Non lo so. La prossima volta votiamo no. Anche l'anno scorso avevamo visto assieme, non era il massimo. Non credo impareranno mai. Basta che c'è Kawakami. Kawakami c'era anche l'anno scorso, Che modello è il telefono nuovo? È un Huawei P30. Fatto così. Una buona telecamera. Non giocare Persona 4 Golden? Fatemi vedere, se c'è già su Steam posso controllare un secondo. Mi stavano detto che non c'è in italiano, purtroppo non hanno fatto una traduzione. Sarebbe stata un'ottima cosa. Però capisco perché non l'abbiano fatto. Sì, intanto ricco con i soldi di YouTube. Ho speso 500 euro per questo telefono. C'è gente che ogni 2 o 3 anni si compra un nuovo telefono. Io non ne prendevo uno da 6 anni. Visto che praticamente faccio le cose in questo modo qua, mi sono detto vabbè, spendo un minimo di più e prendo qualcosa di meglio di qualcosa che sennò poi devo aggiornare. C'è Persona 4 Golden su Steam. C'è la grafica più chibi. Mi attira di meno come stile. Non è ai livelli tipo di Persona 5 e Catherine. Diciamo quell'aspetto molto particolare che mi piace. Animazioni, lo stile però comunque c'è sempre.
i menu e l'organizzazione del tutto rimane comunque da Atlus. Per l'ala 17? Per l'ala, grazie all'abbonamento con Prime per 3 mesi. È la piuma di bronzo. Metti l'oste della spiaggia di Persona 5, please. Non lo... c'è Atlus, Sega, sì. Inglese, giapponese, coreano, cinese tradizionale. Vuol dire che Persona è sempre andato bene in Asia e pochissimo nel resto del mondo. Tanto di recente è diventato famoso anche nel resto del mondo. Se no ci sarebbero altre lingue europee o altro. Guarda l'ultima immagine con Igor, la faccia super poligonale. È vero. In questo gioco qua la Velvet Room è un'auto? È una limousine? Non so quanto sia differente la storia tra un gioco e l'altro, non ho idea. Immagino che il concept dual sia sempre lo stesso in qualche modo. I don't know. Non lo so. Persona 5 non c'è per PC, vero? Non mi sembra ancora. Forse in futuro arriverà perché ci potrebbe stare, però non credo ancora. Pensi di finire di Persona per domani? Non lo so. Stesso stile comunque. Non l'ho mai visto, è la prima volta che lo vedo in assoluto, Non ho visto niente a riguardo. Ah, qua invece di esserci Morgana c'è un tipo ciccione strano. Cos'è? Oh. Ok. Si vedrà. Se farà una traduzione in italiano forse in futuro potrei giocarlo. Non adesso, non quest'anno dopo aver giocato Persona 5 Royale. Perché per quanto mi sta piacendo comunque un gioco da 140 euro ormai probabilmente. Ciao Passetto. Conferenza 0 su 10? Quasi, dai. Forse gli darei un 2 su 10 giusto perché c'era Kawakami che presentava. Quanto Amara sta host Tunz. Ma i nostri meno Tamara? Bene, sta va? Meno Tamara? Cos'è Kawakami? Non ti preoccupare. Uno su 10 per persona è Kawakami. Sì, il fatto è che la cosa veramente interessante era Persona 4 Golden. Il vero annuncio importante. Ma tutti lo sapevano prima ancora che venisse annunciato. Quindi non era il massimo. Adesso c'è alle 11. Adesso dovrebbe iniziare il Future Game Show. Dovrebbe annunciare altri giochi, ma non è una cosa che sono disposto a seguire fino a 1 di notte. Soprattutto perché è probabile che finisca come queste altre cose. Quindi meglio evitare per il momento. Ah no. Per un attimo mi era sembrato fosse uscito un update di Union Cross. No, è uscito un update della versione internazionale. Che vuol dire che è indietro. Vabbè. Controlliamo Reddit. Sarà niente, ci sarà qualcosa? Gravier, Guerrilla Collective PC Gaming Show. Stray, il gioco in cui c'è Morgana nel cammino tra le teste di Tamagotchi. PS5 o router, Xbox Series X è un frigo, come mi aspetto PC 2. Non capisco la gente che dice che PS5 è un router, non ce lo vedo. Per me PS5 è una console, non ci vedo niente di differente. Non ci vedo nulla di diverso. Annuncia un nuovo Horizon Zero Dawn trailer. Gravier, chat. Io che me la rido la chat che è tipo, oh mio Dio, incredibile. Non so perché, non ce la faccio prendere sul serio. Se mai giocherò
tipo o in live, probabilmente in live. Se giocherò in live Horizon Zero Dawn, voglio vedere che cazzo è la giustificazione dei dinosauri robot. Perché proprio secondo me non c'è una definizione sensata. Lo devi assolutamente giocare. Very nice. Oral P. Sure. Sapete qual è la mia più grande preoccupazione di PS5? Non è il fatto che sembra gigantesca, perché quello potrebbe essere un problema, ma mi organizzo. Il problema è questo. Questi due tasti qua credo che siano i tasti per accendere e tirare fuori il disco, perché di qua se vedete ne manca uno. E non mi sembrano tasti che può cliccare, mi sembrano tasti anche questi qua con il sensore. Che palle. Non mi puoi dare un tasto con un simbolo che clicco e funziona, non devo avere paura di tipo avvicinarmi e si attiva in automatico. Sono triste. PS5 occhi blu, esatto. Mi spiace. Questa è una cosa che non mi piace di PS5 per il momento. Continua a voler mettere il sensore, non capisco perché, non ha senso. Non ce lo voglio il sensore. Voglio i tasti. Chat durante la conferenza PS5. Is this real life? Is this just CGI? Alla fine c'era un articolo che diceva che 2 delle persone della presentazione erano CGI. Io non so che fonti ci siano, non ho controllato, però boh, potrebbe essere. L'edizione di GTA 5 be like more. Solo 2 pensavo ben di più. No, solo 2 sembra. Il fatto è che non so se sia vero o meno, perché non ce lo vedo come cosa. Questo l'ho già visto? Altro fan ancora la mia waifu Yusuke. Gravier è una convention, ha una convention su Persona 5. La mia waifu Ann. Fan la mia Takemi. Altro fan la mia Makoto. Gravier è 2. You deserve the death sentence. Ma non è vero, sono tutte ottime scelte. Non sono il tipo di persona che fa discriminazione di waifu. Infatti, ecco, vi faccio vedere una cosa. Tanto ce l'ho. Guardate. Lui dovrebbe essere CGI secondo quell'articolo. Si vede la cosa. Palese. Ma dove è palese? Ovvio. Vabbè, scusate. Poi c'era anche... non lui. Dov'è? Lui. Anche lui dovrebbe essere CGI. Guarda le guance e la bocca. If you want to help save the world. Oh. Sneeze into your elbow. Ok. Grazie. Sono lucidi. Ti dico, un green screen non fatto benissimo e un'illuminazione non fatta molto bene ti può dare un risultato del genere. Le ombre luci sono strane, ma quello potrebbe essere il setup che è strano. Lui no, no, lui lo è. Secondo l'articolo lo è lui e Yamauchi. E non ce lo vedo. Che forse qualcosa, anche a me mi dà una sensazione strana. Però appunto potrebbe essere tanta illuminazione strana, non lo so. La fronte è troppo lucida. No. Non è quello il problema. Che dipende dalla persona. Se c'è una persona sudata, perché suda di base lo ha. È effetto placebo. Io non ci credo ancora che sia un CGI. Cioè forse, però non lo so. Ci sono mille giustificazioni per un aspetto del genere. Per questo non ci credo al 100%. Non riesco a distinguerli, potrebbero essere pure truccati. Infatti ci potrebbero essere mille ragioni.
Se è veramente CGI, secondo me dovevano dirlo durante la conferenza, perché aveva detto cazzo, sono stati davvero bravi a farlo. Però il fatto che l'abbiano detto fuori dalla conferenza, non lo so. Non ho visto l'articolo che diceva proprio la cosa, quali fossero le conferme o altro. Tra l'altro c'era un po' di gente che era confusa sul trailer di Spider-Man, perché alcuni dicevano che era un'espansione / DLC di Spider-Man per PS4, perché una persona che aveva fatto un'intervista aveva detto delle minchiate incredibili. Però no, sembra sia confermato appunto che è un gioco nuovo. E la gente diceva, ma non posso fare un altro gioco dopo 2 anni. È ambientato nello stesso mondo di quello precedente, e molto del combattimento sarà anche simile, quindi non è impensabile come cosa. Perché non porti là i vecchi reset? I reset non lo so. Ho giocato quello per PS4 e l'ho detto, ok, carino, però non mi viene poi di giocarne altro, onestamente. Quindi non lo so. Il giapponese reale è 80% di plastica. Ok. Penso che possiamo terminare per stasera. Abbiamo visto le 2 conferenze, ce ne sarà un'altra, però basta. Sono a posto. Sono a posto. Non so quali saranno le prossime conferenze interessanti da vedere. Di sicuro quella Ubisoft, forse quella EA, e le prossime anche Xbox è interessante. Non so se Square farà un'intera conferenza soltanto dedicata a loro, avrebbe senso, però non sappiamo ancora niente, credo. Almeno non mi sembra di averla vista per il momento annunciata. Nintendo, speriamo bene. Facciamo un raid a Gian? Sì, perché no? Stasera non porta persona. Vai! Raid a Gian che non porta persona. Attenzione. Mi ricordo di, come sempre, perché sì, vado a cercare di finire tale persona. Non credo di finirlo personalmente, però vedo di riuscire a farcela. Buonanotte a tutti, grazie pure di un sacco di abbonati, perché oggi c'era un sacco di abbonamenti regalati e tutto, e anche di avermi seguito in questa tortura qua. Per il resto, buonanotte. Spero di avervi aiutato a dormire. Almeno questo.